Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video dell'Angolo del Mecha. Quest'oggi andremo a parlare dei Mobile Suit sempre ispirati dal Principato di Zion nella prima serie, ma impiegati questa volta in ambito anfibio. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale per poter essere aggiornati sulle future uscite. Detto questo, andiamo a cominciare con il primo Mobile Suit anfibio apparso, ossia l'MSM-03 GOG. Questo Mobile Suit è stato sviluppato dalla Zimmad, la stessa compagnia che si era occupata di realizzare il DOM. Uno dei problemi di quel Mobile Suit era il non poter utilizzare i cannoni a megaparticelle perché non riusciva a raffreddare il reattore. Il GOG è la sua diretta evoluzione perché sfruttava l'acqua del mare come sistema di raffreddamento per poter permettere a un Mobile Suit terrestre di utilizzare armi a megaparticelle. Il design della silhouette e della corazzatura dovevano essere funzionali al movimento del GOG nel mare, quindi era fondamentale una buona aerodinamicità ma anche una corazza spessa per resistere alla pressione. Questa corazza spessa sarebbe tornata utile al GOG nei combattimenti ravvicinati. In generale comunque il GOG fa affidamento prevalentemente sulle sue armi a megaparticelle, quindi queste due pistole a megaparticelle che si trovano sul busto e che possono riempire un cono di proiettili a megaparticelle, che quindi si differenziano dai raggi sparati dal beam rifle del Gundam. Oltre a questo tipo di tecnologia che il GOG sarà il primo a mettere sul campo di battaglia, questo Mobile Suit è equipaggiato anche con dei lanciasiluri adatti per l'appunto al combattimento subacqueo. Sempre per il combattimento subacqueo, il GOG era pensato per attaccare i porti dei federali che notoriamente erano difesi da mine. Per questa ragione il Mobile Suit era equipaggiato con il Freeze Yard, ossia una sorta di membrana gelatinosa che ricopriva tutto lo scafo del Mobile Suit e intrappolava, lasciandole inesplose, le mine dei federali. Invece per il combattimento ravvicinato il GOG era equipaggiato con due mani irte di 5 affilatissimi artigli di metallo, in grado di tagliare sia il titanio lunare delle corazze dei Mobile Suit federali, ma anche di sventrare delle vere e proprie navi. Tuttavia, probabilmente anche a causa dei limiti dettati dalla sua stazza e dal suo peso, il GOG avrà vita breve tra le file del Principato e verrà facilmente sostituito da Mobile Suit anfibi più efficienti. Parliamo infatti dello Zukok, fiore all'occhiello dell'MIP, un'altra compagnia di sviluppo Mobile Suit del Principato di Zion. Questo mezzo era nato con l'intento di superare le prestazioni dei Mobile Suit di massa federali, ma anche di compensare i difetti visti nel GOG, che era molto efficiente nel combattimento subacqueo, ma poco nel combattimento di superficie sulla terraferma. Lo Zukok doveva essere molto più abile nel combattimento terrestre. L'armamento dello Zukok è chiaramente ispirato a quello del GOG, anche esso ha delle armi a megaparticelle che questa volta sono dei veri e propri cannoni, quindi più simili al fucile del Gundam, posizionati nelle sue mani, se così vogliamo chiamarle. A proposito delle mani, anche queste, come nel caso del GOG, anche se in questo caso sono più piccoli ma comunque altrettanto affilati, ci sono degli artigli, in grado in particolare di tranciare il metallo delle corazze dei GIM federali. Infine, sulla testa dello Zukok si trovavano 6 tubi lanciamissili da 240 mm. Questi missili, a differenza dei siluri del GOG, potevano andare a colpire bersagli sia sulla terraferma che in aria, aumentando quindi la versatilità dello Zukok. Con una nota a margine si segnala che esiste uno Zukok rosso pilotato proprio dalla cometa rossa Shah Aznavour e che interverrà nelle operazioni contro Jaburo. Non rischiamo troppo di sbagliare dicendo che lo Zukok ha le prestazioni più alte per un Mobile Suit anfibio viste nella prima serie. Questo però era compensato dall'alto costo di realizzazione, anche data la non compatibilità con i pezzi del GOG e la difficoltà di pilotaggio che ne derivavano. Nell'ottica di una sana competizione fra le aziende manifatturiere di Zion, andiamo a vedere che cosa propone la Zionic dopo il fallimento dello Zaku Mariner come Mobile Suit anfibio. Ecco che quindi con un po' di ritardo sugli altri due modelli compare anche l'Aggai. Come nel caso dello Zaku, la Zionic sembra puntare molto sulla versatilità, infatti la principale caratteristica dell'Aggai è che ha le braccia sostituibili e in base al tipo di braccio che gli viene inserito si ha un'arma differente. Nel caso più comune il braccio sinistro dell'Aggai è armato con un lanciamissili a 6 tubi, mentre quello destro con un cannone a megaparticelle. Sempre però nel braccio destro si possono trovare 6 artigli retraibili in grado, come nel caso del GOG e dello Zukok, di tranciare il metallo delle corazze nemiche. Infine, oltre a due cannoni Vulcan da 104 mm posti sulla fronte dell'Argai, si trovano a volte anche dei cannoni Vulcan posizionati sulle braccia, come abbiamo detto tanto sono sostituibili. Come nel caso del DOM, per ragioni di trama, l'Argai verrà visto veramente poco durante la serie originale. Lo rivedremo poi in altre versioni, a volte anche con un design leggermente differente, ma di questo parleremo a tempo debito. Passiamo a citare ora un Mobile Suit a tiratura limitata realizzato dalla base zioniana della California Base, ossia il modello
modello MSM-10 ZOC. Questo pesantissimo e corazzatissimo mezzo aveva una importante caratteristica, ossia quello di essere perfettamente simmetrico nel davanti e nel di dietro. Inoltre all'interno del cockpit era presente una telecamera a 360 gradi che permetteva al pilota di vedere anche ciò che succedeva alle sue spalle e di comandare le armi che si trovavano sulla schiena dello ZOC. Infatti, oltre agli artigli, che nel caso dello ZOC però non sembrano adatti ad artigliare, piuttosto a prendere e a stritolare i nemici, lo ZOC era equipaggiato con 4 cannoni a megaparticelle sulla parte frontale e altri 4 cannoni a megaparticelle sulla parte posteriore. Infine, sulla testa dello ZOC si trovava il Phonon Maser Gun, ossia una sottospecie di cannone adatta negli scontri subacquei, che sparava una sorta di raggio simile nell'aspetto a quelli a megaparticelle, ma che a differenza di questi doveva essere più efficace sott'acqua. Una nota di colore su quello che potremmo definire il Mobile Suit più armato presente sulla Terra è il fatto che è talmente pesante e corazzato che non può muoversi sulle sue gambe, ma o nuota nell'acqua oppure slitta sui suoi cuscinetti d'aria simili a quelli generati dal DOM per muoversi sulla terraferma. Siamo quindi giunti alla fine del video, speriamo ovviamente che vi sia interessato e ci vediamo alla prossima settimana per nuovi contenuti. Vi ricordiamo inoltre di lasciarci un like e un commento come feedback per la scrittura dei prossimi video. Alla prossima!